che esperienza, Cinzia, quando porti le persone nel luogo, no? Mm. Che esperienza hanno solitamente le persone quando arrivano in Egitto? Allora, guarda, la cosa meravigliosa è che l'Egitto è una chiamata, cioè normalmente le persone che arrivano a fare i percorsi con me. Eccola, eccomi, eccomi. La chiamata, ragazzi, sono io che lo sto scrivendo da Facebook da un bel po'. E Cinzia ce lo conferma. E infatti dopo sei arrivato, vedi che sei arrivato, ci siamo trovati io e te, Sì, ovviamente. sì. È una chiamata, è il momento in cui tu puoi iniziare a fare un percorso. È come per me l'Egitto è come un inizio, come iniziare veramente a incominciare a pulire quella cipolla, come dico io, no? E andare in contatto con la tua anima. E fa senso quello che hai E, detto, infatti. sì, è veramente molto, molto forte, ma è veramente così perché ci sono persone che mi dicono mi sei apparsa in Facebook, so come, Mm, mm, però mm. perché è il momento, no? È il momento di fare questa cosa. Veramente. E normalmente un'altra cosa che succede è che le persone che arrivano sanno che devono fare, che è il momento di fare delle cose ed è come un contatto dell'anima, quindi è un po' come se la tua anima mi parlasse e mi dicesse di cosa ha bisogno, di cosa vuole lavorare adesso, di quello che ha bisogno per tornare ed è come se il tuo spirito, cioè la tua anima, ritornasse dentro al corpo, perché normalmente le persone che arrivano non sono propriamente incarnate, no? Nel Certo, corpo, ed è come se le persone ritrovassero la vita, quello che parlavamo l'altro giorno, no? Per me sì, l'Egitto non è il paese della morte, come tutti dicono, per la Valle dei Re, per tutti i morti, per questo onorare, no? sì. Questi defunti. Certo, certo, certo. Ma per me è proprio il paese della vita, perché qui veramente è come tornare alla vita. Le persone che vengono qui ritrovano, a volte arrivano che sono veramente, a volte mi arrivano persone che sono assolutamente fuori dalla, cioè nere, no? Come Certo, se non avessero la direzione. Ed esco e tornano a casa e sono luminose, hanno cambiato proprio il colore della pelle, hanno chiamato il sorriso, cioè sorridono dagli occhi, no? certo, E quindi per me questo è proprio il paese della vita. Quindi qui ritrovano come se tu ritrovassi la vita. Chiaro che non è che risolvi i problemi della tua vita venendo qua, però inizi e poi devi essere ovviamente costante in un certo lavoro, come poi in tutti i lavori che facciamo, no? Verso di noi, certo, certo. spirituale, dobbiamo avere la costanza, no? Ma quello che mi dicono sempre qui nei miei templi, quando vado in connessione con loro, è questa grandissima integrità e questa lealtà e questa verità. Loro mi parlano di questo. Ma verso noi stessi, verso chi siamo, verso il rispettare veramente questa incarnazione che abbiamo fatto in questo corpo, che lo chiamo la nostra Ferrari, no? La nostra macchina. Certo, certo. Hanno un grandissimo cambio. Cioè, proprio, io ho lavorato anche con cinesi, ho lavorato con persone di altri paesi, non Certo, di altri paesi, soltanto certo. con l'Italia, eccetera, e abbiamo tutti gli stessi problemi, devo dire, che più o meno le cose siamo tutti uguali, non è vero che siamo diversi perché uno abita in Cina o altre cose. È una grandissima evoluzione. L'importante è proprio volerla questa evoluzione, cioè incominciare a lavorarci un pochino Certo, e aprirsi e affidarsi. Venire qui è proprio un affidarsi a se stessi e ritrovare la propria voce. Quello che dico io è nei miei viaggi, io ti accompagno, ma ovviamente il lavoro lo devi fare tu. Io cammino con te, sono ben onorata di poterti accompagnare e ti accompagno magari anche più in fretta in quel punto dove sei bloccato perché lo posso vedere, okay? certo, Ma sei tu che devi poi fare il lavoro e devi dare il permesso di poter aprire quel cuore, perché l'Egitto è il paese del cuore. Qui ci sono tantissimi punti e tantissime connessioni, tutte assolutamente verso il cuore. E quindi è proprio il concedersi quell'amore verso noi stessi, quindi essere, certo, no? Incarnare quell'amore certo, che dobbiamo dare a noi e che qui lo ricevi, perché l'Egitto qui trovi amore ovunque, nei sorrisi delle persone, nei templi. Senti un grandissimo, quando andiamo in connessione, entriamo dentro i templi facendo le nostre cose, nei punti di potere, quello che ricevi è un amore infinito, che è anche dovuto a tutte le presenze extraterrestri che sono qua, che hanno questo grandissimo amore.
Ma qui ci sono punti di potere che ti portano assolutamente, secondo me, a questa chiave potentissima che si chiama amore solo. Questo. Mi dà quel senso, Cinzia, e anche in base a quello che ci siamo detti ieri, no? Di questo Mhm. posto, no? Come se fosse un portale un po' più per la tua anima, no? Un Sì, portale per la tua evoluzione divina, quindi la tua evoluzione sì. di settima dimensione, diciamo una connessione col tuo io divino, ecco, quello che mi dà la sensazione a me. Mh-mh. Sì, assolutamente. Beh, questo è un qui ci sono tantissimi posti che sono portali e come ti ho detto viviamo in un portale aperto. Certo, Quello che succede è che tu inizi a sentire più forte la tua voce, il tuo maestro interiore. Quindi quello che succede è ti metti in contatto con quel maestro che tu hai dentro, che ognuno di noi ha. certo, Non è che essere divini, essere connessi al cielo. Qui si connette tramite la terra e il cielo. E noi siamo le antenne e in quel momento ascoltiamo e incominciamo a sentire una voce che è dentro di noi. È quello il grande dono, secondo me, che dà l'Egitto, il grande sì, dono certo, che dà entrare in una piramide, a fare lavori in piramidi diverse. Come ti dicevo, in ogni piramide c'è un'energia diversa. Nella grande piramide di Cheope c'è questa, in Kefren ce n'è un'altra, in Micerino, la terza piramide, ancora un'altra energia. Fuori, tutta l'area che è intorno alle piramidi, ci sono altre cose, per cui ci certo. sono altre zone, quella che dicevo di Lakshur, che è una zona di piramidi sempre, molto potenti, e dove veramente avvengono piano piano delle trasformazioni al tuo interno. E la cosa meravigliosa è che ci sono piramidi maschili e piramidi femminili Ok. che si uniscono e vanno in armonia. E questo è qualcosa che senti profondamente dentro di te. E quindi questo ti aiuta risentire quella vocina che sempre non ascolti, no? Magari non ci fai caso. Certo, magari non ci Che fai è quella caso. che è l'istinto, no? Quell'istinto che ti dice non fare questa cosa, vai lì, Fai no? Tu magari quest'altra, dici no, certo. ma io devo andare a fare quell'altra cosa, perché devo fare Certo, questo, no? certo. E invece se tu segui quella vocina che è molto flebile, ma che piano piano, facendo questi lavori, diventa più forte, no? Ok, ok. E la cosa che succede quando vengono qui è che tu ti permetti di fare un percorso full immersion. È come quando vai a fare un corso di inglese, no? In Inghilterra, vai in Certo. Inghilterra, dov'è? E stai lì per una settimana, ok? E non torni a casa parlando italiano, no? Ma stai lì. Qui la stessa cosa, è come se fai un full immersion all'interno dell'energia, all'interno per trovare la tua voce, il tuo potere, cioè qui trovi il tuo potere, capisci? Mi stai Poi dopo tirando, ci vedi. Cinzia, mi stai tirando. L'hai fatto apposta, lo stai facendo apposta, mi stai tirando. Esattamente. Tra l'altro, vabbè, prima di chiederti questo, ti voglio chiedere un'altra cosa, perché hai citato la presenza aliena nel luogo e penso che, vabbè, a parte chi ci ascolta, tanto colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che continuano a sottoscrivere e che sono curiose di sapere una narrativa un po' differente, come la nostra Cinzia quest'oggi ci sta portando. Riguardo appunto la presenza aliena, no? Perché Mhm. le piramidi, insomma, non abbiamo ancora capito, nessuno ha più capito nella educazione formale, no? Come sono state costruite. E secondo te qual è questa presenza aliena? Da dove arriva? Qual è un po' la storia di quello? Ieri mi hai un po' Allora, guarda, accennato. secondo me, dunque, dato che queste piramidi sono state costruite sì dagli egiziani, ma con l'aiuto di questa presenza aliena, perché è stato un attimo, perché costruirla e l'energia che c'è dentro è assolutamente un'energia che è a disposizione di tutti, e questa è la cosa meravigliosa, ma che è un'energia assolutamente, quando tu le guardi, tu capisci immediatamente che è un'energia aliena. Ci sono vari posti qui dove questa energia è veramente molto, molto potente. Quindi qui c'è perché questo è come ti ho detto, un portale aperto, quindi io molto spesso qui alla sera, dove nella mia casa di Ra, io abito nel deserto, quindi lontano diciamo dai centri abitati, intorno non ho niente, e di fronte alla King Valley, quindi alla Valle dei mitica Re. Valle dei Re, sì, e a questa montagna che è veramente ai guardiani, che ha varie cose, no? Sono tutte presenze che non sono
non sono umani, ci sono presenze extraterrestri assolutamente.